Bene amici, bentornati, ritorniamo a parlare della Prima Guerra Mondiale, stiamo parlando dell'Italia, vi ricordate, abbiamo visto che il governo italiano, con il consenso del re Vittorio Emanuele III, cioè il presidente del Consiglio Antonio Salandra e il ministro degli esteri Sidney Sonnino, firmarono il patto di Londra con Francia e Gran Bretagna. Il patto venne firmato il 26 aprile del 1915. L'Italia si impegna a entrare in guerra entro un mese con Francia e Gran Bretagna. Abbiamo visto già nella scorsa video lezioni che questo già è una specie di colpo di Stato, perché secondo lo statuto lo stato di guerra deve essere votato dal Parlamento, e invece con il patto di Londra il governo ha già deciso e messo per iscritto in un trattato internazionale che l'Italia entrerà in guerra con Francia e Gran Bretagna senza informare il Parlamento prima di firmare il patto. Abbiamo visto che in Italia si fronteggiano neutralisti e interventisti che sono rappresentati da diversi gruppi con scopi diversi, li abbiamo enumerati tutti nella scorsa video lezione. In particolare succede che a maggio del 1915 gli interventisti si fanno molto aggressivi, organizzano una serie di comizi, di manifestazioni di piazza che saranno importanti per orientare l'opinione pubblica italiana verso la guerra contro l'Austria. Molti di questi comizi, di queste manifestazioni, si aprono con un comizio, con un discorso del Vate d'Annunzio, che andò in tutta Italia, faceva questi comizi infuocati per spingere l'Italia alla guerra, comizi in cui gli avversari dell'ingresso in guerra, gli oppositori della guerra come i socialisti o i liberali di Giolitti venivano insultati anche attraverso una terminologia molto dura. E sapete che D'Annunzio inventava parole, espressioni particolari. D'Annunzio faceva questo comizio e dagli interventisti queste furono chiamate radiose giornate di maggio, manifestazioni di esaltati. Volevano entrare in guerra, sentivano il comizio di D'Annunzio, dopo il comizio provocavano dei disordini, spesso andavano a picchiare i socialisti, a distruggere, a bruciare la Casa del Popolo, la sezione del Partito Socialista, o andavano ad aggredire fisicamente, a picchiare i socialisti locali o comunque le persone del luogo che si sapeva essere contrari alla guerra. In Parlamento, l'abbiamo detto l'altra volta, il governo di Salandra vuole entrare in guerra, ma l'opposizione liberale di sinistra di Giolitti è contrarissima alla guerra. E cosa fa Giolitti per scongiurare l'ingresso in guerra? Mette Salandra in minoranza. Antonio Salandra, liberale di destra, aveva sostituito Giolitti al governo un anno prima. Adesso Giolitti, abilmente, con la sua rete di alleanze, ottiene la maggioranza in Parlamento. Quindi Salandra, col suo ministro degli esteri Sonnino, ha promesso a Francia e Gran Bretagna di entrare in guerra, ma si trova senza la maggioranza in Parlamento. Giolitti ha fatto in modo da ottenere lui la maggioranza. Fate attenzione, Giolitti, liberale di sinistra, fa anche votare il Parlamento contro Salandra, cioè Salandra viene sfiduciato, non sulla guerra si intende, ma ottiene un voto di sfiducia, per cui Giolitti e i liberali di sinistra dicono a Salandra: devi dimetterti, Giolitti è pronto a diventare presidente del Consiglio al tuo posto. Salandra non ha più la maggioranza del Parlamento, Giolitti l'ha recuperata. Se Giolitti fosse diventato davvero presidente del Consiglio, l'Italia non sarebbe certamente entrata in guerra. Ma cosa succede? Salandra correttamente va dal re Vittorio Emanuele III, va a dimettersi. Cosa fa il re Vittorio Emanuele III? Rifiuta le dimissioni quando il Parlamento ha chiaramente detto che Salandra si deve dimettere. C'è già un nuovo Presidente del Consiglio pronto a formare un nuovo esecutivo, Giovanni Giolitti. Il re invece rifiuta le dimissioni di Salandra e gli conferisce poteri eccezionali. Attenzione, poteri eccezionali
contro la volontà del Parlamento, però il re poteva farlo perché nello statuto c'era lo stato d'assedio che era stato usato moltissime volte, la Costituzione veniva sospesa e il Presidente del Consiglio aveva poteri eccezionali. Vittorio Emanuele III, contro l'opinione del Parlamento, non accetta le dimissioni di Salandra, gli dà poteri, gli conferisce poteri eccezionali per un motivo preciso, specifico, gli dà poteri eccezionali per entrare in guerra, per dichiarare guerra all'Austria-Ungheria. Secondo molti questo sarebbe stato una sorta di colpo di Stato da parte del re. Cosa fa Salandra? Attenzione, torna in Parlamento e dice ho i poteri eccezionali, chiedo il voto del Parlamento per entrare in guerra. Ci voleva appunto un voto del Parlamento. Giolitti esce dal Parlamento, non vota, se ne va. Il Parlamento, per non essere tacciato, accusato di antipatriottismo, a grandissima maggioranza vota la guerra. Anche la maggior parte di quelli che fino a un momento prima erano stati neutralisti contro la guerra, per non essere accusati di essere traditori della patria, di fronte a un re, a un presidente del Consiglio con poteri eccezionali, che era stato investito dal re del compito di fare la guerra all'Austria, il 23 maggio, attenzione, il Parlamento vota a favore della guerra contro l'Austria-Ungheria. Giolitti no, Giolitti sconvolto era andato via, aveva abbandonato fisicamente l'aula. Lo stesso 23 maggio l'Italia dichiara guerra all'Austria-Ungheria. Voi direte, ci hanno sempre detto che la dichiarazione di guerra è il 24 maggio, che la guerra inizia il 24 maggio 1915. Vedete, si tratta di quasi un anno dopo rispetto all'inizio della Prima Guerra Mondiale. Si tratta di 10 mesi dopo l'inizio della Prima Guerra Mondiale. L'Italia dichiara guerra all'Austria il 23 maggio semplicemente per problemi nelle trasmissioni telegrafiche. La dichiarazione di guerra arriva, viene notificata all'ambasciatore austriaco il 24 maggio, però l'ambasciatore austriaco sapeva della decisione, della dichiarazione di guerra già il giorno prima. Quindi potete dire entrambe le cose, per me va bene lo stesso. Entra in guerra l'Italia il 23 maggio oppure il 24 maggio. Il 24 maggio iniziano le operazioni militari. L'Italia non ha un compito facile. A capo dell'esercito italiano c'è il generale Cadorna. L'Italia deve combattere, attenzione, contro l'Austria, anche contro i tedeschi che aiutano l'Austria, possono farlo poco perché ricordate i tedeschi erano impegnati sia sul fronte orientale sia sul fronte occidentale. In realtà l'Italia deve combattere su un fronte molto molto vasto che è lungo 600 km. Dopo il fronte occidentale, il fronte orientale e il fronte marittimo si apre un altro fronte che viene chiamato fronte italiano o fronte sud oppure anche fronte alpino. Naturalmente l'ingresso in guerra dell'Italia sembra un grandissimo vantaggio per l'intesa perché Francia, Gran Bretagna e Russia hanno l'aiuto di un paese grande, importante come l'Italia. Si apre un nuovo fronte, l'Italia distoglierà truppe tedesche e austriache dagli altri fronti perché dovranno affluire sul fronte italiano. Quindi si spera che l'intervento dell'Italia faccia vincere gli alleati dell'intesa sul fronte orientale e sul fronte occidentale, favorisca la vittoria sugli altri fronti, tenendo impegnata l'Austria. Si combatte sulle montagne, si combatte soprattutto sulle Dolomiti, in Veneto, il fronte va da ovest a est, poi più a est nel Friuli Venezia Giulia, sull'altipiano del Carso, il fronte vira verso sud. Si tratta di 600 km di fronte, un fronte molto lungo e l'Italia è in una situazione di svantaggio perché l'Italia non può combattere lungo i confini naturali dell'Italia perché i confini naturali dell'Italia appartenevano all'Austria. L'Italia deve combattere sulle montagne, deve organizzare l'esercito sulle montagne, mentre invece tedeschi, austriaci e ungheresi possono anche partire da valle, possono partire dalla pianura. In ogni caso il generale Cadorna inizia la guerra
le prime operazioni militari dell'Italia in maniera molto molto discutibile. Il generale Cadorna era anziano, faceva parte della vecchia scuola, era abituato alle guerre ottocentesche, risorgimentali. Lui pensa, come ingenuamente tutta Italia, come il re, lo Stato Maggiore dell'Esercito, come un po' tutti in Italia pensano di poter sfondare in poche settimane e arrivare a Vienna, come se la guerra fosse una passeggiata, assurdo, perché l'Italia aveva già vissuto da paese neutrale i primi 10 mesi della guerra, aveva visto che cos'era la guerra di trincea, e invece, incredibilmente, pensa di poter fare una guerra di movimento e di vincere subito. Il generale Cadorna, venne anche soprannominato il macellaio, era del tutto ignaro delle tecniche militari moderne, non sapeva neanche come funzionassero alcune nuove armi, nonostante avrebbe potuto prendere esempio, imparare dal primo anno di guerra, quando l'Italia era rimasta a guardare neutrale. Da un punto di vista tecnico e strategico non capiva assolutamente nulla. Pensava di poter fare la guerra alla vecchia maniera, mandando i soldati italiani allo scoperto ad attaccare verso le linee austriache. Si tratta di sfondare sul fiume Isonzo, superare il fiume Isonzo e invadere l'Austria. Questo non succede, gli sforzi dell'esercito italiano sono inutili, nonostante l'Austria potesse disporre sul fronte italiano di meno uomini, di meno mezzi rispetto all'Italia, perché l'Austria era impegnata anche su altri fronti, in particolare sul fronte russo, sul fronte orientale. Gli austriaci combattono in maniera accanitissima per difendere il proprio territorio. Ci sono 4 battaglie dell'Isonzo, 4 dal 29 giugno fino al 2 dicembre. Pensate, dal 29 giugno fino al 2 dicembre, mesi di battaglie, una carneficina. Già il fatto che le 4 battaglie si svolgano tutte sull'Isonzo, si chiamano prima, seconda, terza, quarta battaglia dell'Isonzo, vi fa capire che l'Italia non riesce ad avanzare perché combatte sempre nello stesso luogo. Alcuni mesi di combattimento muoiono moltissimi soldati italiani, moltissimi. L'Italia riesce a guadagnare delle posizioni alcune decine di chilometri, ma non a sfondare il fronte austriaco. L'illusione di poter vincere la guerra subito si rivela soltanto una pia illusione. L'Italia viene bloccata in una terrificante guerra di trincea sulle montagne, così come era avvenuto sul fronte occidentale e sul fronte orientale. Ma c'è di più, ci sono delle considerazioni molto tristi da fare che spesso non venivano raccontate, non venivano studiate nelle scuole per molto tempo. C'è stata proprio una censura per molto tempo, anche nel periodo della Repubblica Italiana dopo la Seconda Guerra Mondiale. Cadorna era uno che aveva un pessimo rapporto con le truppe. Questo sarà vero purtroppo per tutta la guerra. Pensava che i soldati di leva, soprattutto quelli del sud, fossero degli animali, delle bestie, fossero carne da macello, degli stupidi, delle persone che non erano neanche veramente persone umane, che lui disprezzava. Lui avrebbe dovuto in qualche modo rendere umane queste persone attraverso i combattimenti. Disprezzava i suoi stessi soldati, soprattutto quelli del sud, li considerava carne da macello, non aveva nessun rispetto, anche nelle parole che usava vengono utilizzati metodi brutali. Chi non vuole combattere o si rifiuta, pensate, magari qualcuno ha paura, si rifiuta di uscire dalla trincea, gridando avanti Savoia, finendo ucciso dalle mitragliatrici austriache. Sapete che succedeva? Chi non combatteva, non usciva velocemente dalla trincea, veniva ucciso alle spalle, alla nuca, da un ufficiale italiano. Cioè i soldati semplici italiani erano tenuti nel terrore, erano mantenuti nel terrore. Nessun esercito europeo ha mai fatto una cosa del genere. Trattare così i suoi soldati, neanche la Germania, neanche la Russia. I soldati italiani vengono trattati durissimamente. Le licenze
i turni di riposo sono pochi, i soldati fanno una vita infernale nelle trincee, c'è un totale scolamento tra i soldati semplici, spesso persone umili, analfabeti, e gli ufficiali, quelli che venivano dalla borghesia colta e i generali, tra cui il capo di Stato Maggiore, Cadorna. I soldati semplici venivano maltrattati, la guerra nelle trincee è terribile, per anni e anni. Gli italiani, sapete cosa facevano? Succedeva anche sugli altri fronti, si sparavano da soli, c'erano casi di autolesionismo, si tagliavano, si sparavano ai piedi, per esempio, facendo finta di essere stati colpiti dai nemici, feriti dai nemici, così una volta feriti potevano tornare a casa, ma quando venivano scoperti si vedeva che erano stati loro stessi a infliggersi le ferite, venivano fucilati, ma venivano fucilati senza processo. Alla famiglia venivano raccontate storie fasulle, resoconti completamente falsi. Questa è una vergogna. Cadorna era veramente un macellaio. Pensava di poter avanzare mandando a morire migliaia e migliaia di uomini contro l'artiglieria dell'esercito austro-ungarico, come se fosse una guerra dell'Ottocento, come se non fosse la grande guerra, una guerra con tante nuove armi. Non aveva capito assolutamente come si doveva combattere. Gli italiani muoiono a migliaia, a decine di migliaia in questi primi mesi senza ottenere assolutamente niente, senza ottenere nessuna vittoria significativa. Di queste cose fino a un po' di tempo fa non si poteva parlare e i libri di storia non le scrivevano. Chi ha fatto la guerra è andato a morire, soprattutto i contadini, le classi popolari. L'Italia manda nelle trincee, manda in prima linea a morire le classi popolari, in particolare i contadini, in particolare del sud. Sapete chi affollava gli infuocati comizi di D'Annunzio a favore dell'intervento in guerra? Erano giovani nazionalisti, studenti universitari, figli di papà della borghesia ricca, della borghesia colta. Molti di loro in guerra non ci andavano, e se ci andavano col grado di ufficiale, non andavano a morire in prima linea, non andavano in trincea. Fu una guerra di classe, i soldati semplici, maltrattati, usati come carne da macello, mandati a morire, erano quasi sempre poveri contadini, classi popolari. La borghesia colta faceva la guerra con il rango di ufficiale, non solo, ma moltissimi si facevano esonerare. Sapete come si dice? Armiamoci e partite. Molti studenti universitari che affollavano i comizi di D'Annunzio facevano 2 esami universitari all'anno e così non partivano per il fronte. Con 2 esami all'anno si veniva esonerati. Gli studenti universitari non ci andavano al fronte, oppure anche gli operai servivano alla produzione delle armi, e così venivano esonerati. Chi andava in guerra? Soprattutto i contadini, e soprattutto i contadini del sud, che andavano a morire in posti che loro neanche avevano mai sentito nominare. Queste sono le pagine veramente, dal mio punto di vista, tristi, vergognose della gestione della guerra da parte dell'Italia. Vedremo poi in seguito se cambierà qualche cosa. L'Italia non ottiene significativi successi, deve solo sperare che la Russia resista, perché la Russia si arrende sul fronte orientale, tedeschi e austriaci confluiranno sul fronte italiano e per l'Italia si sarebbe messa veramente, ma veramente male. Passiamo all'anno successivo, secondo anno di guerra sul fronte italiano, 1916. L'Italia dimostra tutta la sua impreparazione militare, dimostra quali possono essere le conseguenze della totale incapacità di Cadorna e degli altri generali. Nel maggio del 1916 gli austriaci sfondano il fronte in Veneto. Si chiama dal punto di vista degli austriaci Strafex Spedition, offensiva degli austriaci e dei tedeschi che li aiutano. Strafexpedizione vuol dire in tedesco spedizione punitiva, perché punitiva ovviamente per aver tradito
dal punto di vista degli austriaci e dei tedeschi, la Triplice Alleanza. Il fronte italiano viene sfondato profondamente in Veneto, gli italiani devono arretrare per decine e decine di chilometri. Non soltanto l'Italia non ha ottenuto risultati, ma inizia a perdere, inizia a subire durissimamente l'iniziativa dell'Austria, degli avversari. L'Austria penetra in Veneto di fronte alla situazione di emergenza. Salandra si dimette, il Presidente del Consiglio al posto suo. Siamo nel 1916, a metà del 1916 diventa Presidente del Consiglio Boselli, Paolo Boselli. Perché Salandra si dimette? Direte perché la guerra sta andando male, certo, però c'è anche un altro motivo. Come vedremo, tutti i governi europei in guerra, proprio tutti, in particolare i governi democratici, stavano costituendo degli esecutivi, dei governi di emergenza, che erano governi in questo momento drammatico di emergenza in cui bisognava garantire la coesione e l'unione nazionali, si trattava di governi formati da destra, da sinistra, dal centro, cioè da un po' tutti i partiti del Parlamento, anche quelli che di solito sono antitetici gli uni con gli altri, si chiamano governi di unità nazionale oppure governi di concentrazione nazionale. Anche l'Italia vuole costituire un governo che abbia un più ampio appoggio nel Parlamento. Vi ricordate, Salandra è una persona di parte, divisiva, aveva poco più del 50%, forse anche meno in Parlamento, rappresentava solo i liberali di destra, invece Boselli chi era? Era un personaggio meno di parte, era un politico super partes che poteva mettere insieme liberali di destra, liberali di sinistra e anche alcuni socialisti, che infatti diedero l'appoggio al suo governo. Un personaggio, comprendete, più amato, più apprezzato da tutti, più neutrale dal punto di vista dell'appartenenza politica. Con Boselli il governo italiano si assicura un appoggio maggiore in Parlamento e nel paese di quello che aveva Salandra. Questa tendenza a realizzare governi di concentrazione nazionale è una delle tendenze tipiche della Prima Guerra Mondiale. Ovviamente voi direte, beh, è giusto, in un momento di emergenza tutti i partiti si mettono assieme, non ci deve essere più opposizione, ok, però attenzione, questo finì per disabituare le popolazioni dei paesi democratici alla democrazia parlamentare, non si poteva più discutere in Parlamento, c'era la guerra, tutti dovevano essere a favore della guerra, stringersi per dare coraggio ai soldati, al fronte, non c'era più opposizione. Questo è uno degli aspetti che vedremo dopo quando parleremo di cosa si intende per guerra totale. Guerra totale significa che è una guerra che coinvolge tutta la società civile. I governi che si formano nei vari paesi sono governi totali, totalizzanti, che racchiudono un po' tutti i partiti, l'opposizione non c'è più, se anche qualcuno è contro la guerra e osa dirlo in Parlamento o sui giornali, viene criminalizzato, viene considerato un traditore della patria, chi è contro la guerra non può più parlare, è come se stesse insultando i ragazzi che stanno morendo al fronte, si crea una propaganda che criminalizza tutti quelli che non appoggiano il governo, che non appoggiano la guerra. In Italia si parla, come in altri paesi, di disfattisti, disfattismo. I socialisti che sono contro la guerra vengono chiamati disfattisti, vengono criminalizzati, arrestati, impediti nell'esprimere le loro opinioni. I giornali che esprimono dubbi sulla guerra o sulla conduzione della guerra vengono immediatamente chiusi. Ci sono leggi eccezionali che non permettono più l'espressione della libera opinione quando questa opinione è contraria alla guerra. Per esempio, anche chi è favorevole alla guerra in Italia, essendoci la censura totale, non può esprimere magari delle critiche legittime, costruttive alla strategia, al modo di condurre la guerra da parte di un personaggio
come Cadorna. Non è possibile, non può esistere alcuno che dica questo, viene immediatamente arrestato, viene immediatamente censurato, quindi si crea un conformismo, si crea un nazionalismo esasperato, imposto in tutti i paesi, anche in quelli più democratici. C'è questa eh, tendenza, il fatto che tutti sono travolti dalla guerra anche nelle istituzioni civili, anche nelle scuole, attraverso la propaganda, anche la società civile viene militarizzata, deve schierarsi in tutti i modi a favore della guerra, anche attraverso delle parate, delle manifestazioni di solidarietà ai soldati. Nessuno può esprimersi in maniera contraria, quindi governi totali o totalizzanti che ovviamente saranno alla base poi dei governi totalitari che si affermeranno in molte parti dell'Europa dopo la prima guerra mondiale, negli anni 20 e negli anni 30. In Francia si creano in realtà tutti questi governi, esattamente come nel caso di Salandra e di Boselli, hanno poteri eccezionali che vanno ben oltre la Costituzione, le leggi, la democrazia, vista la gravità del momento, ma in realtà diventano dittature. Dopo la fine della guerra, molta gente, attenzione, si era abituata al fatto che il governo avesse poteri eccezionali, fosse una dittatura. In Francia, per esempio, vanno al governo prima Pétain, spero di scriverlo bene, poi a partire dal 1917 in Francia si crea un governo con quasi tutti i partiti dentro, portato avanti da Clemenceau. Ricordate, l'abbiamo già citato in altri argomenti, Clemenceau. Questo governo del 1917 di Clemenceau, che sarà poi colui che parteciperà per la Francia ai trattati di pace dopo la guerra, il presidente del Consiglio Clemenceau, il suo governo finirà nel 1920. Clemenceau aveva poteri eccezionali. In un paese come la Francia la democrazia viene sospesa perché c'è l'emergenza della guerra. Persino nel paese più democratico di tutti, come la Gran Bretagna, si forma un governo con a capo Lloyd George. Vi ricordate, Lloyd George era un liberale? Quindi forma un governo con liberali, tutti conservatori, ma anche quasi tutti laburisti. Conservatori, liberali, una parte dei laburisti sono diversi, ma appoggiano tutti insieme questo governo di Lloyd George, che anche in Gran Bretagna ha poteri eccezionali. Quindi non è soltanto l'Italia, ma tutti i paesi democratici formano governi con poteri eccezionali che mobilitano la popolazione civile, la militarizzano, la imbevono di propaganda. Anche la società civile militarizzata deve obbligatoriamente sostenere, esaltare la guerra. Questo significa guerra totale, mobilitare anche il cosiddetto fronte interno. Anche la società civile, a differenza delle guerre precedenti, viene completamente mobilitata, militarizzata, asservita alla propaganda. Negli Stati Uniti il presidente democratico Wilson viene investito di poteri eccezionali che negli Stati Uniti non erano mai esistiti prima, e questi poteri non esisteranno mai dopo, neanche durante la seconda guerra mondiale. Immaginate che cosa succede nei paesi non democratici, in Russia, in Austria, in Germania. Succede che addirittura governano i militari, spesso gli stessi che comandano anche al fronte. Per esempio, in Germania vengono sostituiti i capi dell'esercito dopo un certo punto, comandano l'esercito von Hindenburg e Ludendorff. Sono i comandanti dell'esercito tedesco sul fronte occidentale e sul fronte orientale. Diventano anche i capi del governo, quindi il Kaiser in Germania fa governare i militari. Coloro che guidano la guerra, cioè i capi di Stato Maggiore dell'esercito, hanno poteri eccezionali anche nel governo.
governano da generali, da comandanti dell'esercito. Una cosa simile avviene anche in Austria e in Russia. Perché la prima guerra mondiale è diversa da altre guerre precedenti? Non c'è solo il fronte militare, ma c'è anche la società civile che viene investita totalmente dalla guerra, non perché i civili vengano bombardati o così via, ma perché la società civile viene militarizzata e viene fatta schierare. Anche la società civile deve partecipare in tutti i modi alla propaganda, allo sforzo bellico, anche da un punto di vista economico, vedremo meglio in una prossima lezione. Stavamo dicendo l'Italia che cosa combina, il governo Boselli riesce a risolvere questa situazione, gli austriaci, dopo la Strafexpedition, sono ricacciati indietro, l'Italia si salva nel 1916, non solo, ma la controffensiva italiana porta alla conquista di Gorizia. Gorizia sarà l'unico successo in tutta la guerra, prima ovviamente dello sfondamento finale, sarà l'unico posto, l'unico territorio importante conquistato dall'esercito italiano, prima ovviamente dei mesi finali della prima guerra mondiale. Poi parleremo del 1917. La prossima lezione però sarà dedicata a rispondere a questa domanda: perché la prima guerra mondiale è una guerra diversa da tutte le altre guerre precedenti? E in parte abbiamo già anticipato la risposta, abbiamo spiegato un elemento molto importante su questo: governi totali, totalizzanti, totalitari, governi che hanno dentro tutti di concentrazione nazionale, e poi anche la militarizzazione, la propaganda, la mobilitazione della società civile. Perché la prima guerra mondiale è una guerra diversa da tutte le guerre precedenti? La risposta sta anche in due espressioni: guerra totale e fronte interno, due espressioni che abbiamo ripetuto più volte e che approfondiremo nella prossima video lezione. Diciamo qualcosa sui tentativi di pace. Magari sembra che non sia una cosa fondamentale, anni e anni di guerra senza vinti né vincitori, invece è significativo vedere che in Europa, soprattutto nel 1916 e nel 1907, ci sono profferte iniziative di pace, attenzione, che si basano sulla parola d'ordine: né vincitori né vinti, cioè l'idea che bisogna tornare allo status quo ante, iniziative di pace che propongono a tutti i governi in guerra di terminare la guerra che sta uccidendo milioni di persone senza vinti né vincitori. Si torna ai confini prima della guerra come se non fosse successo niente, come se la guerra non ci fosse mai stata. Questa è la parola d'ordine che viene assunta da vari gruppi, anche molto diversi tra loro. Guerra senza vincitori né vinti, ma anche, si diceva, pace senza annessioni. I confini degli stati tornano a quelli di prima dello scoppio della guerra. Prima di tutto ci sono i socialisti che cambiano idea, vi ricordate? Ogni partito socialista aveva scelto il proprio paese patriotticamente, la seconda internazionale si era sciolta e invece adesso qui i socialisti cambiano idea, non sono più schierati a favore della guerra del proprio paese, e nel 1916 ci sono due congressi del Partito Socialista a Zimmerwald e Quintal, spero di averli scritti bene. I socialisti europei cambiano idea. All'inizio erano favorevoli alla guerra, adesso si dicono contrari alla guerra. La guerra, dicono loro, è una guerra di classe, non fa gli interessi dei proletari, e quindi si schierano per la pace. Abbiamo visto che a seguito di questa decisione molti socialisti, i socialisti in tutta Europa, abbiamo visto il caso dell'Italia, saranno perseguitati per legge, arrestati, umiliati, screditati, picchiati, attaccati, perché sono contro la guerra. È come se stessero loro uccidendo i soldati. Si parla di disfattismo. Capite cosa vuol dire guerra totale e fronte interno? Si pensa di poter vincere la guerra anche perché tutta la società civile
è solidale, è obbligatoriamente schierata e se qualcuno è contro la guerra viene condannato, represso, arrestato. Ci sono leggi contro queste persone. Quindi il fronte interno si deve schierare, la società civile si deve schierare con la guerra a favore del fronte militare, a sostegno del fronte militare. Chi non è d'accordo è chiamato disfattista, traditore, i socialisti vengono perseguitati. Attenzione, in questi due socialisti, l'internazionale socialista dice qualcosa di molto pericoloso per la prosecuzione della guerra, cioè l'internazionale socialista apertamente chiede, si appella ai soldati al fronte affinché rifiutassero la guerra, ammutinandosi, rifiutando di combattere, eventualmente ribellandosi, fucilando i propri ufficiali e tornandosene a casa. Cioè in questi congressi socialisti fu fatto un appello alla diserzione, alla disobbedienza, all'ammutinamento e alla rivolta da parte dei soldati al fronte, chiamati dai socialisti a ribellarsi alla guerra. Questo, se ci pensate, era molto molto pericoloso perché poteva fiaccare il morale dei soldati al fronte o spingerli appunto a rifiutare la guerra e ad ammutinarsi. Però le proposte di pace non vengono solo dai socialisti, provengono anche da personaggi molto diversi dai socialisti. Addirittura il nuovo imperatore austriaco nel 1916 era morto, ricordate, Francesco Giuseppe, dopo un regno lunghissimo, il nuovo imperatore austriaco, che sarà l'ultimo perché ovviamente dopo la fine della guerra, la sconfitta dell'Austria-Ungheria, l'imperatore austriaco non esisterà più, è Carlo IV, chiamato anche Carlo I. Carlo IV, Carlo I, incredibilmente fa anche lui un'offerta di pace. Evidentemente si vede che l'Austria sta perdendo non tanto militarmente, ma proprio per il fronte interno. Austria e Germania sono strangolate, anche economicamente, non hanno più risorse, non hanno più da dare a mangiare ai cittadini. Carlo IV, Carlo I, a sorpresa, sia pure in segreto, fa all'intesa una proposta di armistizio di pace senza annessione. Ovviamente Gran Bretagna e Francia, che già assaporavano la possibilità di vittoria, respingono questa proposta. Però è significativo che lo stesso imperatore austriaco austro-ungarico faccia una proposta di questo tipo. Poi il Papa, abbiamo già detto che Benedetto XV era contro la guerra. Benedetto XV il 1 agosto 1917 fa un discorso dal balcone di San Pietro che colpì tutto il mondo. Chiese anche lui la pace senza annessioni, senza vinti e senza vincitori, definendo la prima guerra mondiale, come aveva già fatto in altre occasioni, una inutile strage. Il tono del discorso di Benedetto XV è molto nobile. Come abbiamo detto in un'altra lezione, possiamo pensare che il Papa favoriva l'Austria e quindi si rendeva conto in quel momento che l'Austria probabilmente avrebbe perso e non voleva il Papa che una superpotenza cattolica come l'Austria perdesse, però non vogliamo essere troppo sospettosi. È molto famoso questo discorso del Papa, un'inutile strage, stanno morendo milioni di giovani, facciamo la pace, l'Europa si sta suicidando, molto interessante, il Papa usa proprio l'espressione suicidio dell'Europa. Allora, prima di passare al 1917 e parlare di cosa accadrà nel 1917 dove ci sarà la vera svolta e dovremo soffermarci a lungo sugli eventi del 1917, la prossima lezione non sarà dedicata agli eventi, ma sarà dedicata a spiegare le caratteristiche fondamentali della Prima Guerra Mondiale che io in parte ho già trattato. Sarà dedicata, vi ripeto, alla risposta, che è una risposta importante, alla domanda perché la Prima Guerra Mondiale è una guerra diversa da tutte le guerre precedenti. Alla prossima, arrivederci.